Ciao amici e amiche del segno del toro, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo a vedere prima le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare particolarmente, poi vedremo l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo questo bellissimo cavaliere, spesso portatore di novità, di idee, di notizie, di cose che si muovono abbastanza in fretta, quindi ricevere informazioni e anche spostamenti, viaggi, fare, ricevere visite, quindi c'è un qualcosa che si sta muovendo abbastanza in fretta e può arrivare nel corso della settimana a portarci delle emozioni abbastanza forti. Il cuore è legato sì all'amore, ricordo non soltanto nelle relazioni, nei sentimenti, ma ha a che fare anche con diciamo una passione, un coinvolgimento riguardo un progetto, un'idea, e quindi si possono muovere delle cose abbastanza interessanti. Poi è vero che ha a che fare con la generosità, con la gioia, con la pacificazione, l'amicizia, la riconciliazione, quindi varie cose che possono arrivare. Forse può anche darsi che nelle relazioni, nelle amicizie, o anche quelle passate, qualcuno possa in qualche modo farsi sentire, ritornare, può essere anche un incontro, fugace, diciamo perché no, di sicuro può essere anche un qualcosa che, soprattutto nelle questioni più pratiche, devono essere superate appunto con dedizione, pazienza, non deve spaventare la montagna. La montagna spesso, insomma, purtroppo si presenta davanti a noi a farci capire che, ahimè, possono esserci dei blocchi, dei ritardi, un qualcosa che si oppone, qualcosa o qualcuno alle nostre, diciamo, cose e quindi in qualche modo bisogna cercare di superarle. I segni zodiacali da attenzionare, particolarmente nella vostra settimana, sono i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, abbiamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso passiamo all'ambito amore. Allora, vediamo insieme ambito amore, coppia single, alcune cose possono anche riferirsi alle amicizie o all'ambito familiare, quindi consiglio sempre di ascoltare così potete avere tutte le vostre informazioni. Di sicuro con l'aquilegia c'è un inizio di settimana abbastanza positivo perché porta serenità, porta benessere, quindi vuol dire che qualcosa, diciamo, funziona. Funziona un po' meno nel corso della settimana perché questo rododendro ci fa capire che ci possono essere delle incomprensioni, qualcosa che deve essere attenzionato, forse un po' di chiusura, un po' di introversione, freddezza, un qualcosa che può dare fastidio. A volte può succedere che magari c'è un po' di rigidità, di ostinazione o alcune richieste che possono sembrare delle pretese eccessive, eccetera. Quindi queste sono varie informazioni che possono portare dei piccoli problemini che se non risolti si possono aggravare, tante piccole goccine poi nel corso del tempo appunto possono peggiorare. Invece il rododendro ci fa capire meglio cercare di risolvere, potrebbe essere appunto l'occasione giusta, la settimana giusta per superare appunto certe difficoltà e incomprensioni. Il gelsomino ci fa capire che comunque
le cose vanno a rasserenarsi, poi soprattutto nella parte finale della settimana c'è maggior, serenità, c'è anche possibilità di, soddisfare dei desideri, dei progetti, delle cose che avevate in mente. Per quanto riguarda i single o comunque in genere può portare anche maggior interesse, coinvolgimento, seduzione, eccetera. Questo può interessare i single perché magari potreste aspettarvi qualcuno che vi provoca. Io spero sia in senso positivo perché magari c'è quel gioco di parole, di messaggi, cose dette, non dette, eccetera, che da un lato sì può stuzzicare e può essere anche bello, però dall'altro lato ovviamente di fare attenzione perché magari alcune cose possono rimanere, continuare in questo modo e poi a lungo periodo dare un po' fastidio quando non c'è chiarezza di intenzioni, eccetera. Quindi è vero cose interessanti, cose che possono essere stimolanti, che in qualche modo vanno a riaccendere il desiderio, la passione o anche una conoscenza stimolante, insomma, però di ascoltare il vostro intuito e di capire diciamo, effettivamente che cosa può esserci e che tipo di interesse man mano va a svilupparsi. Per quanto riguarda le questioni più pratiche del lavoro, delle finanze, Omaggio di Preziosi ci fa già capire che per certi aspetti alcune cose procedono abbastanza bene e che quindi dovete essere soddisfatti, anche se alcune magari non ancora si sono totalmente risolte, oppure ci sono delle difficoltà, queste vi dicono che siete nel percorso giusto. Infatti abbiamo visto che avete, questa montagna. A volte può anche riferirsi a un po' di stanchezza, di pesantezza e di cose che procedono in modo troppo, troppo lento. Quindi magari abbiamo la soluzione, stiamo facendo le cose fatte bene, però purtroppo le cose non sono al nostro passo, allora sappiamo che a livello esterno alcune cose si muovono così, ma loro vi confortano dicendo che anche se magari c'è il delirio e confusione, e alcune cose un po' possono portare un po' di agitazione, di frustrazione, però dovete procedere. Quindi rimanete, mi raccomando, concentrati, sul pezzo, perché poi vedrete i risultati. Forse qualcosina già si vedrà, visto che c'è questa, bellissima carta. Notizie, anche nuove informazioni, opportunità vantaggiose, ostacoli che vengono superati, altri magari ci vorrà un po' più di tempo e un po' più di pazienza. Per le finanze in genere, per chi è il lavoro, mentre per chi è alla ricerca, può esserci un momento un po' giù di tono, ma, in qualche modo c'è da aspettarsi l'arrivo di qualcosa. Forse la montagna vi fa capire che magari c'è bisogno un attimino di capire, di comprendere, perché se c'è un po' di confusione, se ci sono delle proposte che comunque sono abbastanza altalenanti, però vuol dire che, si devono fare delle valutazioni e ognuno di voi capirà se una cosa deve essere accettata, se una cosa va bene per voi o procedere e andare avanti. Diciamo, di sicuro si vede un qualcosa che si sta muovendo, seppur lentamente, almeno nella strada, nel percorso giusto che voi vi siete prefissati. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!